Sono passati quasi 10 anni ormai dal primo giorno in cui sono arrivato a Betlemme, nei panni di archeologo, non di pellegrino, ma come un pellegrino, come un viaggiatore, carico comunque di aspettative come tutti quelli che per secoli sono arrivati in quel luogo. Un luogo fondamentale per un archeologo, perché è lì che è nata la lunga tradizione di archeologia biblica, poi di archeologia cristiana, e perché noi siamo imbevuti fin dalla nostra infanzia di quello che è il potere di fascino e di suggestione che ci dà Betlemme e la Basilica della Natività. Se rifacciamo un passo indietro a quel mese di dicembre del 1917 in cui il generale Allenby è entrato a Gerusalemme a capo delle forze dell'impero britannico, vediamo che dei grossi cambiamenti erano portati. Tra le tante novità, gli inglesi portarono una nuova sensibilità, imbevuti come erano di cultura vittoriana, una nuova sensibilità nella conservazione, nella tutela dei monumenti e se ripensiamo all'eredità che hanno lasciato in termini di studi, di analisi sul patrimonio storico, consapevoli come erano di doverlo tutelare per tramandarlo alle generazioni future, ecco che vediamo che hanno lasciato come eredità gettare le basi di quelle che era la moderna conservazione e la moderna archeologia scientifica. I primi momenti videro gli inglesi scontrarsi con quelle che erano le regole ferree dello statu quo, cioè le regole che gestivano la convivenza dei tre ordini religiosi che gestiscono ad oggi ancora la Basilica della Natività. Regole ferree che avevano impedito e fondamentalmente congelato la Basilica della Natività agli ultimi restauri della metà del 1800. Il primo studio scientifico sulla Basilica della Natività era stato affidato nel 1908 a un giovane architetto appena laureatosi alla Royal Academy of Arts di Londra, William Harvey. I suoi studi, i suoi disegni e la sua analisi ci danno un quadro ancora oggi fondamentale per le condizioni della Basilica della Natività all'inizio del Novecento, quindi dopo lunghi anni di dominazione turca e così come era stata congelata fondamentalmente all'ultimo restauro della metà del 1800. Bisogna aspettare poi l'inizio degli anni 30, quindi nel 1932, quando invece, in occasione della ripavimentazione della piazza antistante la Basilica, a Robert Hamilton fu affidato il primo scavo archeologico per cercare di ricostruire un po' quelle che erano state le vicende di questo monumento, vicende architettoniche, vicende storiche così complicate, e vennero alla luce le tracce di almeno due fasi diverse di un grande atrio monumentale antistante la Basilica. Finalmente, nel 1934, di nuovo a William Harvey fu affidato il compito di effettuare un'analisi strutturale della Basilica a seguito di un grosso terremoto che c'era stato alcuni anni prima. In quell'occasione, ecco che non era previsto un intervento di scavo archeologico, ma sentendo del vuoto sotto il pavimento iniziarono a scavare e vennero fuori le tracce di quel meraviglioso pavimento musivo che percorre praticamente tutta la navata. A quel punto si riuscì ad avere la certezza che prima della basilica attuale, che corrisponde a quella fatta costruire dall'imperatore Giustiniano nel corso del VI secolo, fosse esistita una basilica più antica corrispondente a quella che le fonti davano come fatta costruire dall'imperatore Costantino e dalla madre Elena nel corso del IV secolo, con il suo tappeto musivo che percorreva tutta la navata e una terminazione orientale diversa che era costituita da un'abside in forma ottagonale. Quindi, compatibilmente con i mezzi e le risorse a loro disposizione, durante il mandato britannico si cercò di fare tanto per contrastare quello che era il degrado della Basilica, ma dagli anni 30 del Novecento fino alla fine del Novecento, fino alla fine del XX secolo, nient'altro è stato fatto e questo non ha fatto che aggravare le condizioni strutturali dei muri della Basilica e dello stesso apparato decorativo.
si arriva, così come è stato sancito poi alla fine degli anni 90 da uno studio dell'UNESCO che aveva inserito la Basilica tra i patrimoni mondiali dell'umanità a rischio. E nonostante il livello di degrado, nel momento in cui si varca la porta dell'umiltà, dopo che una chiesa era stata abbandonata per secoli, privata della sua manutenzione, un fortissimo impatto emotivo comunque ti assale, probabilmente lo stesso che abbiamo sempre trovato nelle cronache e nei racconti dei pellegrini che per secoli avevano visitato questo luogo. Si arriva quindi al 2010, nel momento in cui l'autorità nazionale palestinese è riuscita in un'impresa che possiamo definire storica a tutti gli effetti, cioè quella di armonizzare e coinvolgere i tre ordini religiosi nel restaurare questo edificio secondo un progetto internazionale che aveva coinvolto un team di esperti. È un po' come era successo per Harvey. Inizialmente nei nostri progetti non c'era l'intenzione di fare uno scavo archeologico che è arrivato soltanto dopo il restauro del tetto, dei mosaici parietali, delle colonne, delle pitture sulle colonne e infine dei mosaici pavimentali che risalivano alla prima basilica. E in quell'occasione sono venute fuori tantissime scoperte eccezionali, come il ritrovamento di nuove porzioni di mosaici, il ritrovamento di alcune lampade vitree seppellite in quello che possiamo definire un vero e proprio rituale di fondazione, il ritrovamento di un meraviglioso fonte battesimale. Tanti piccoli elementi che ci permettono oggi di riscrivere la storia di questo monumento così importante per l'umanità intera e che ci permettono di fugare quelli che erano i dubbi rimasti in relazione all'attribuzione cronologica delle diverse fasi di monumento grazie all'applicazione di moderne tecnologie e di moderne metodologie. Non dimentichiamo che ci troviamo di fronte a ben 2 cantieri di committenza imperiale, ad una fase crociata con delle decorazioni tra le più importanti in tutto il Mediterraneo e che nel corso di questi 7 anni di restauro sono venuti fuori alla luce tutti i dettagli e la maestria dei costruttori che erano sotto appunto questa committenza imperiale. Accanto ad un'avventura professionale di fronte alla quale non si può che sentirsi orgogliosi e onorati, bisogna anche ricordare un'avventura umana che ha dello straordinario. Si è formata nel corso di questi anni un'equipe multidisciplinare di professionisti, di specialisti, di artigiani provenienti da varie parti del mondo che hanno lavorato braccio a braccio all'interno della Basilica senza mai interrompere il flusso di pellegrini che scorreva lento durante l'alternarsi di tutte le cerimonie che si svolgono all'interno della Basilica e che lavorare a Betlemme ha significato anche entrare, essere accolti da una comunità di Betlemme, entrare nelle case dei veri protagonisti di questa storia. Tutte queste storie chiedevano a gran voce di essere raccontate e condivise con il mondo intero.